Buongiorno e ben trovati. Oggi vi voglio parlare di comprare un cavallo, un nuovo cavallo. Voglio parlare di questo argomento perché negli ultimi 15-20 giorni mi sono arrivati diversi messaggi di persone che stanno cercando di comprare un nuovo cavallo, chi per qualche suo familiare, chi per se stessi. È un po' tipico, no? Quando si arriva a primavera, come le moto, quando si arriva a primavera si vuole comprare il cavallo nuovo, quando poi dopo si arriva a autunno si vuole vendere il cavallo. Diciamo che è un po' tipico della natura umana fare a questa maniera, ma diciamo che non voglio parlare di questo, voglio cercare di darvi qualche consiglio che vi permetta di andare a comprare un cavallo con un pochino più di consapevolezza, per evitare di fare errori, almeno errori grossolani. Non sono ovviamente tutti i consigli o tutte le conoscenze che dobbiamo tener di conto quando andiamo a comprare un cavallo. Io vi darò quelli che secondo me sono un po' quelli principali, però sono secondo me, questa è la mia opinione. Poi magari scrivete nei commenti anche cosa ne pensate, se voi utilizzate altri parametri quando andate a comprare un nuovo cavallo. Ve li ho riassunti in 7 consigli e alla fine vi farò un paio di raccomandazioni. Quindi state bene in ascolto fino alla fine, guardate questo video fino alla fine, perché poi alla fine vi darò un paio di raccomandazioni che io ritengo estremamente importanti per quando si va a comprare un nuovo cavallo. Il primo consiglio che mi sento di darvi è quello di farvi un'analisi di coscienza e in maniera molto oggettiva cercate di capire qual è il livello di competenza della persona che dovrà acquistare questo cavallo. Quindi se lo dovete acquistare per voi, di voi stessi. Perché questo? Perché è tutto basato sul nostro livello di conoscenza, il tipo di cavallo che noi dovremmo andare a cercare. Dobbiamo capire se abbiamo un livello base, quindi per esempio se siamo principianti, e per principianti non intendo coloro che è magari un mese o due che vanno a cavallo. Per principiante per me è una persona che è 2-3 anni che va a cavallo, quello che magari compra il suo primo cavallo, quello è comunque un principiante, magari può avere fatto anche delle gare con cavalli di altri, ma se è comunque 2-3 anni è sempre un principiante. Cioè cercate di capire che prima di acquisire delle conoscenze importanti nel mondo dei cavalli ci vogliono anni e anni di esperienza, di cavalli cambiati, di stare dietro a persone che lo fanno di mestiere e che vedono tanti cavalli, e persone ovviamente che sono molto preparate, perché se sto accanto a una persona che non ne sa nulla è chiaro che non è che vado avanti nelle mie conoscenze, no? Quindi livello di conoscenza, diciamo che potrebbe essere inteso come 3 gradi di livello. Il primo è, come si diceva prima, principiante, il secondo livello è intermedio, il terzo livello è avanzato. Okay? Io in quale di queste 3 sono? E la cosa migliore è chiederlo a qualcun altro, perché se date un parere su voi stessi e vi dovete rispondere da soli, capite bene che non è un parere molto oggettivo, è molto soggettivo semmai, ma non oggettivo. Quindi dovete chiedere un parere a una persona di fiducia che ha una grande esperienza nell'ambiente dei cavalli. Quindi se c'è un istruttore che vi segue, chiedetelo al vostro istruttore, magari chiedetelo a più di uno se siete seguiti da più di un istruttore. Una volta che avete determinato il vostro livello di competenza, potete cominciare a rendervi conto di che tipo di cavallo dovrete andare a cercare. Il secondo consiglio che vi voglio dare è quello di cominciare a rendervi conto di qual è il vostro obiettivo. Ok? Molte volte mi è capitato di vedere persone che si accingono a comprare un nuovo cavallo, ma non sanno cos'è che vorranno farci con questo cavallo, non hanno degli obiettivi ben definiti. Spesso perché è troppo poco tempo che sono nel mondo dell'equitazione e quindi non si rendono conto ancora cos'è che andranno, quale sarà la loro passione all'interno del mondo dell'equitazione, cos'è che vorranno fare con questo cavallo. Vorranno farci le passeggiate, vorranno farci qualche tipo di gara. Quale tipo di gara? Vorrò fare delle gare all'inglese, vorrò fare delle gare all'americana, vorrò fare delle gare di monta dal lavoro, vorrò fare... Cos'è che voglio farci con questo cavallo? Voglio tenerlo come animale da compagnia, è veramente molto importante, perché da lì
si scatena tutta una serie di strade che io devo percorrere per andare a cercare il soggetto che acquisterò. Questo è il secondo consiglio che vi do: avere un obiettivo di quello che vorrete farci con questo cavallo. È chiaro che poi l'obiettivo può anche cambiare, però dovete comprendere che se il vostro obiettivo è, faccio un'ipotesi, no? Fare le gare di reining, e ad oggi il vostro obiettivo è quello di fare le gare di reining e comprate un cavallo come può essere un Quarter Horse addestrato dal reining, però poi fra un anno vi cambia l'obiettivo e volete andare a fare salto ostacoli, è chiaro che avete comprato un soggetto sbagliato. È chiaro che può cambiare poi anche nel tempo l'obiettivo, perché io so quello che magari andrò a fare nei prossimi 3 anni, ma non necessariamente so quello che andrò a fare nei prossimi 10 anni, ok? Soprattutto se sono molto giovane. Per cui magari io oggi compro un quarter perché ho intenzione di fare delle gare di reining, ma magari fra 3 anni mi nasce la voglia di provare a fare delle gare di salto a ostacoli e chiaramente non ho comprato il soggetto giusto per andare a fare delle gare di salto a ostacoli. Quindi questo comporta anche prendere delle decisioni, fare delle valutazioni, perché se voi seguite un po' questo canale sicuramente sarete appassionati di equitazione naturale e quindi il vendere il proprio cavallo non è una cosa che farete così a cuor leggero. Del resto tenere 2 cavalli ha dei costi non indifferenti oggigiorno, soprattutto se uno non ha la possibilità di tenerlo a casa. Quindi è importante pensare e definire bene quali sono i nostri obiettivi, o almeno cercare di farlo, almeno di metterci un po' l'attenzione sopra questo argomento. È chiaro che ci sono delle eccezioni, cioè vi spiego meglio, ci sono dei cavalli che sono così versatili che riescono a fare anche più discipline, ma sono rari, ok? Quindi non prendete per assunto che potrete fare più cose con lo stesso cavallo, perché una parte importante che determina se un cavallo è portato a fare una cosa piuttosto che un'altra è la genetica, la razza, il tipo di cavallo. Andiamo avanti. Il terzo consiglio che mi sento di darvi nella scelta del vostro futuro cavallo è quella di chiaramente definire un budget. Definire un budget significa avere un'idea del minimo e del massimo che dovrete o che potrete andare a spendere. Questo è importante, non dovete dire una cifra, dovete darvi un minimo e un massimo e poi cercare di stare all'interno di quel budget lì. Okay? Potrà essere, che ne so, dai 1.000 ai 3.000 euro oppure dai 5.000 ai 10.000 euro, cioè dovete darvi un budget. Non è che vi serve, perché poi se trovate il soggetto che vi piace da morire magari spenderete di più, però è per darvi un'idea di quali tipi di cavalli potrete approcciare. Vi faccio un esempio: se voi volete spendere 5.000 euro al massimo per un cavallo, se prendete un cavallo, magari un pint, che costano relativamente di più rispetto ai quarter, e magari lo volete già addestrato e magari lo volete che abbia già delle esperienze di gara di un certo livello, quindi quelli che tecnicamente vengono chiamati cavalli non pro, cioè da non professionisti, che hanno una resa non eccelsa ma costante, anche se vengono montati da persone che non hanno delle grandissime competenze, è ovvio che quei cavalli lì è difficile che costino poco, è difficile che magari vi bastino 5.000 euro. Si trovano, per l'amor di Dio, si trovano, però bisogna andarli a cercare a lungo, quindi non necessariamente il budget che mi sono prefissato si sposa perfettamente con l'obiettivo che mi sono prefissato, quindi bisogna essere un attimino realisti, ok? Quindi il budget vi vincola un po' alla tipologia di cavallo che io voglio. Poi è chiaro che con 5.000 euro se vado a comprare un puledro pint lo compro diciamo relativamente facilmente, però magari lo trovo da domani e quindi poi quei soldi che risparmio oggi ce li dovrò spendere domani. Se voglio un cavallo da passeggiata, lo stesso, devo definire un budget che mi permette di acquistare un cavallo da passeggiata che magari abbia già delle esperienze, perché se io prendo un cavallo che non è mai uscito dal box o dal recinto e lo compro come cavallo da passeggiata, non necessariamente poi sarà magari un cavallo da passeggiata, magari lo potrà diventare, ma magari ha bisogno di una lunga preparazione in mano a mani esperte. Quindi il budget è importantissimo.
Un po' di tempo fa mi ha telefonato una signora cercando un cavallo per suo figlio e io gli ho passato il numero di telefono di un mio amico che stava vendendo un cavallo, e questa persona, fra l'altro è un amico che mi segue anche sul canale, per cui saluto. E praticamente cosa è successo? Che questa persona mi ha esclamato questa frase che mi ha fatto un po' sorridere. Mi ha detto, io gli ho detto, questo mio amico probabilmente vende la cavalla a una cifra che andrà più o meno dai 2.500 ai 3.000 euro, non penso meno di questa cifra qua. E questa signora mi ha detto, mi sembrano tanti per un bimbo tutti questi soldi. E la prima cosa che mi è venuto da dirgli è, no, per un bimbo forse sono pochi, perché io sto dando un cavallo a una persona estremamente fragile e delicata come può essere un bambino, e non voglio assolutamente che abbia una brutta esperienza, non voglio assolutamente che si faccia male, non voglio assolutamente che possa correre dei rischi, per cui dovrò comprare un soggetto che sia preparato, che sia formato, che sia veramente super proprio con i bambini. Per cui se io trovo un animale che è già stato gestito da bimbi, che è bravissimo, che è super in ogni circostanza, che ha già fatto passeggiate con i bimbi e si è sempre comportato bene, quel cavallo lì non ha prezzo, perché lo sto prendendo per mio figlio, per un bimbo di X anni che dovrà passare con lui una parte del suo tempo libero, e magari io non potrò stare continuamente a guardare quello che succede, quindi dovrò affidarmi un po' al cavallo, e quindi preferisco spendere un po' di più. Non so se riuscite a seguire il mio ragionamento, no? Meglio un cavallo da 5.000 euro per un bimbo piuttosto che un cavallo da 1.500 euro. Poi è chiaro che il prezzo non è che determina se il cavallo è buono o no, cioè non sto dicendo questo, sto dicendo che non dovrebbe essere la parte che ci fa decidere quella cosa lì, o almeno entro certi limiti. Okay? Andiamo avanti. Il quarto consiglio che mi sento di darvi è quello di valutare bene l'età del cavallo, intesa non l'età come 2 anni, 3 anni, 4 anni, cioè lo voglio puledro, lo voglio giovane o lo voglio esperto nel senso un pochino più su con l'anni, tipo che ne so, 17, 18 anni. È ovvio che anche lì torna un'altra volta il concetto di ragionare bene su quelli che sono i miei obiettivi. Okay? E anche ovviamente il mio livello di competenza, perché se io non ho una competenza da cavaliere esperto, skillato, con tanta esperienza, non devo andare a prendere un puledro, a meno che non vada a prendere un puledro solo per un discorso economico, tipo a me mi piace il Paint, compro il Paint, però per il budget che mi sono prefissato lo posso comprare solamente puledro di 8-10 mesi, perché se no mi costa troppo. Nel frattempo che lui cresce mi metterò da parte 2 soldini, e poi dopo magari lo faccio addestrare da un addestratore professionista bravo e competente, e quindi ci rimetterò sopra altri 3.000 euro, quelli che saranno, per portarlo a un livello tale per cui io lo posso gestire in sicurezza. Anche se io non sono esperto, vado a comprare un cavallo che avrebbe bisogno di un esperto, ma poi dopo lo do in mano a un esperto che me lo prepara a sufficienza. Io nel frattempo mi preparo, perché comunque da 10 mesi che lo compro a quando lo potrò montare passeranno magari 3 anni o 4 anni. Io nel frattempo continuerò a montare altri cavalli, mi formerò in modo che quando arriverà il momento che lui è pronto, anch'io sarò pronto e potremo proseguire il nostro viaggio insieme. Questo è un po' il concetto di base. Altrimenti posso comprare un cavallo che è già pronto, nel senso che ha già delle capacità buone e che magari si sposa un po' con il mio livello. Cioè io magari sono un livello intermedio di competenza, prendo un cavallo che ha già un buon livello di addestramento, e quindi poi dopo immediatamente, cioè il giorno dopo che l'ho acquistato, posso cominciare a divertirmici, perché si sposano perfettamente il livello di conoscenza del cavallo e il livello di conoscenza mio, e magari posso anche nei miei obiettivi metterci di fare delle gare, di fare delle cose importanti, o anche se non faccio delle gare magari di andare a fare delle passeggiate importanti, dei trekking importanti, magari trekking di alta montagna, magari che richiedono uno sforzo importante, che richiedono comunque più giorni di preparazione eccetera. Non andrò a prendere magari un cavallo di 20 anni, andrò a prendere un cavallo giovane. Lo stesso discorso vale per le gare. Se io voglio andare a fare delle gare non andrò a prendere un cavallo a fine carriera, ma andrò a prendere magari un cavallo che comunque ha davanti a sé
ha ancora un po' di anni di, tra virgolette, agonismo, cioè dove può metterci energia senza rischiare di fargli male da qualche parte, perché insomma quando si comincia a fare gare importanti non è solamente la gara che dura magari 3 minuti, ma è tutto quello che c'è prima che può mettere sotto stress sia da un punto di vista emotivo, mentale e fisico il cavallo che poi dopo noi andiamo a portare in gara. Quindi valutazione da fare in maniera accurata. Voglio prendere un puledro, voglio prendere un cavallo di livello intermedio o voglio prendere un cavallo che sia già molto molto esperto, magari a fine carriera, perché comunque se ho voglia di fare qualche cosa la farò, diciamo, entro certi limiti e quindi non dovrò andare a sottoporre a troppo stress questo mio cavallo, o magari se lo faccio con tutti i crismi e l'attenzione del caso. Purtroppo mi capita spesso di vedere persone che vengono da un corso con dei cavalli che hanno dei grossissimi e evidenti problemi fisici, e queste persone hanno dei grandi obiettivi, tipo, che ne so, nell'ambito del programma Parelli potrebbe essere arrivare a livello 4 e poi hanno un cavallo che è zoppo su 3 gambe, oppure che ha dei problemi di mobilità di spalle o che ha la schiena a pezzi. È chiaro che è difficilissimo riuscire a raggiungere quegli obiettivi con dei cavalli che hanno delle problematiche del genere. Con tutto il bene che gli si può volere, con tutte le attenzioni che gli si può volere, non posso pretendere di prendere una persona di 50-60 anni e metterlo a fare gli sforzi fisici e a fare prestazioni atletiche come un ragazzo di 20-25 anni. È chiaro, no? Questo, e quindi non dovete pensare che ma il mio cavallo in qualche maniera ci metto tutto l'amore del mondo. Non è con l'amore che si risolvono problemi fisici. Se quello ha dei problemi, perché magari ha fatto agonismo per 17 anni della sua vita e quindi si porta dietro tutta una serie di acciacchi, lasciatelo stare, usatelo per quello che può essere usato, come animale da compagnia, come animale per divertirsi, per stare insieme, per fare delle belle passeggiate, ma senza stressarlo. Cioè dovete essere consapevoli di quello che vi può dare quel cavallo in base all'età che ha quel cavallo e ovviamente anche alla preparazione. Andiamo avanti. Quinto consiglio: dovete capire se volete un cavallo da domare o già domato, ok? È un po' il discorso di prima. Se io lo prendo da domare, spesso lo pago meno, però poi dopo devo spenderci degli altri soldi sopra, ok? Di rimando, se io lo prendo già domato, è vero che potrò tornare a casa e montarci subito, però farò i conti con il tipo di doma che ha avuto questo cavallo, che potrebbe essere anche molto distante dal tipo di doma che gli vorrei dare io, perché magari io vorrei un cavallo addestrato in una certa maniera, che si fidi, che sia socievole, che sia super confidente con le cose, diciamo seguendo il programma Parelli ad esempio, e invece mi ritrovo un cavallo che è un soldatino super spaventato, che non si fida dell'essere umano, che per andarla a prendere mi tocca sparargli con la cerbottana e il sonnifero e via e via e via, ok? Quindi ho un cavallo che è già stato domato, ma mi scontro con tutta una serie di problematiche, ok? Allora magari mi piaceva di più comprare quello da domare, sì, però quello da domare poi dopo devo portarlo a fare addestrare da qualcheduno. Questo comporta spendere dei soldi, comporta andare, cioè quindi la mia presenza nel centro dove l'ho portato per mettermi insieme al mio cavallo. Ci sarà un percorso che farà da solo con l'addestratore di turno e ci sarà un percorso finale che dovrà fare con il proprietario questo cavallo, se no torna a casa e il proprietario non sa neanche da che parte rifarsi e tutto l'addestramento che è stato fatto serve a poco, ok? Perché un cavallo quando viene addestrato è qualcosa che è ancora molto leggero, l'addestramento, anche se noi gli diamo un addestramento magari di 3 mesi, però l'addestramento è come un disegno su carta. Se io questo disegno lo faccio appunto con un lapis a punta fine leggero, il disegno si vede ma non è ancora marcato. Quando è che diventa marcato? Quando io con lo stesso lapis ci ripasso mille volte su ogni linea del disegno, e allora poi a quel punto mi diventa ben marcato e mi rimane l'area si vede ancora il disegno anche se provo a cancellarlo con la gomma. È un po' quello che succede con i cavalli. Quando noi portiamo un cavallo in addestramento, l'addestratore farà del suo meglio nel tempo che noi glielo lasciamo, ma una volta che torna a casa io proprietario devo continuare a tenerlo nelle stesse condizioni per un po' di tempo. Poi quando il cavallo si dice è solido, punto e basta. Quindi anche se ci monta un cadavere, comunque lui tenderà a fare le cose che sa fare. Cosa importante: da domare o domato, pro e contro.
ok? Da domani ci sono più spese, dovrò stargli più dietro, dovrò imparare anch'io per funzionare bene con quel cavallo lì. Già domato magari avrò tutta una serie di cose che mi trovo già pronte, però chiaramente non necessariamente tutte mi piaceranno. Sesto consiglio: state comprando a scatola chiusa. Cosa significa state comprando a scatola chiusa? Significa che voi quando comprate un cavallo non sapete cosa c'è dentro. Cioè, dentro, cosa voglio dire? Vuol dire che non c'è una scatola nera dove voi vi potete attaccare con il computer e guardare nella sua storia precedente quali sono state le sue prestazioni, esperienze positive, negative, addestramenti, abitudini, eccetera, eccetera. State comprando un cavallo e spesso e volentieri fate una valutazione sommaria in base a qualche racconto che magari vi può dare il proprietario, l'allevatore, il commerciante, quello dove lo comprate, oppure la fate voi così, un po' a sensazione, o se avete una formazione adeguata, magari guardando il tipo di personality, piuttosto che come si muove, piuttosto che come reagisce a certi vostri stimoli. Però non sapete cosa c'è dietro. Voi state guardando quel cavallo in un ambiente che non conoscete, perché spesso e volentieri andate a vederlo dal commerciante, dall'allevatore, dal professionista che addestra cavalli e li rivende, quindi lo state guardando in un ambiente che non conoscete, quindi non sapete come si comporterà poi a casa nel vostro ambiente. Soprattutto se voi magari potete dire ma io lo monto e lo provo. Ottimo, questo è sicuramente un consiglio se siete nelle condizioni di poterlo fare e di poter esprimere dei giudizi competenti. Però il problema è che lo state facendo sempre in un ambiente un pochino diverso da quello che magari voi dopo lo utilizzerete. Quindi non necessariamente le risposte che vi dà in quell'ambiente lì saranno quelle che vi darà a casa vostra. Ci sono poi delle considerazioni anche, da fare che sono un pochino più relative a delle situazioni di nicchia. Tipo, per esempio, se io compro un cavallo per andare in passeggiata, ma non lo provo in passeggiata, lo provo in campo, lo provo dal commerciante, lo provo dove sono e guardo e mi sembra che funzioni, non necessariamente quando poi dopo andrò in passeggiata sarà così. Magari lo porto a casa e dopo 15 giorni che l'ho a casa provo a uscirci e andarci in passeggiata e non mi esce neanche dal cancello, perché è un cavallo che si dice che sono molto collegati alla stalla. Poi ci sono cavalli che sono molto collegati ai loro compagni, ci sono tutta una serie di problemi di ansia, si chiamano, ok? In cui il cavallo dice no, io da solo fuori in passeggiata non ci vado, no, mi ci vuole sempre il mio compagno vicino, oppure no, io sono estremamente collegato alla mia stalla, al mio box e io non vado fuori dal cancello, non esco fuori in passeggiata. Queste sono cose che possono succedere, non escludetele. Quindi magari prendetevi il cavallo quando andate dal commerciante e chiedetegli se potete provarlo fuori, soprattutto da un allevamento o se l'avete comprato da un professionista che addestra. Insomma, se ci sono le condizioni per poterlo fare, fatelo, provatelo fuori se il vostro obiettivo sarà quello di farci delle passeggiate, ok? Perché se no prendete un cavallo ma non sapete cosa c'è dietro, vi portate a casa, pensavate che fosse un cavallo, invece è un elefante, un cammello, un cane, cioè non lo sapete cosa c'è dietro, quindi fate una valutazione accurata. Settimo ed ultimo consiglio: non decidete di prendere il cavallo in base al colore, ok? Molte volte si sente dire ma io ho comprato il cavallo perché mi piaceva il colore, ma io ho comprato il cavallo perché lo volevo pezzato, l'ho trovato pezzato, ma io ho comprato il cavallo perché lo volevo alto e quello mi piaceva perché era alto, ma io volevo un cavallo basso, ho preso questo perché era basso. No, l'estetica deve essere l'ultima vostra considerazione, ok? Perché? Perché voi comprate il cervello del cavallo, voi comprate il cervello di quel cavallo. Quanto il cavallo è adatto al vostro tipo di personalità, quanto il cavallo è adatto al tipo di obiettivo che vi siete posti, al tipo di attività che vorrete fare, dipende in buona parte dal cervello, ok? Poi si torna sempre al solito discorso, salta ostacoli, non salta ostacoli, endurance, è chiaro, poi si va nelle competizioni e ci sono anche delle, linee guida morfologiche da tenere di conto, ma non dovete scegliere il cavallo per il colore, per l'estetica. Ci deve essere anche quello perché vi deve piacere, ma deve essere l'ultima cosa che vi fa decidere per quel cavallo piuttosto che per un altro. Preferisco di gran lunga un cavallo un po' bruttino ma super bravo, docile,
sicuro e che risponde in maniera perfetta, piuttosto che un cavallo super bello che magari ha delle problematiche caratteriali che non si sposano con le mie capacità tecniche e con il mio carattere, e quindi mi porta a casa un cavallo bello da vedersi, ma poi dopo io lo lascio là nel paddock, come purtroppo mi è capitato di vedere. Cioè, io ho conosciuto persone che volevano, nella loro testa avevano l'immagine dell'anglo arabo sardo piuttosto che del lipizzano, piuttosto che dello spagnolo. Ah, questo mi piace, guarda com'è bello, guarda come si muove, ma non avevano le capacità tecniche, l'esperienza e neanche la voglia, perché poi dopo, per imparare, una volta che uno si rende conto dei propri limiti, bisogna anche aver voglia di superare i propri limiti e andare a imparare. Quindi non avevano nemmeno la voglia di imparare, e quindi si sono ritrovati dopo 2 anni a avere un bellissimo cavallo come soprammobile nel paddock, al quale tutti i giorni dovevano andare a dargli da mangiare. Quindi non fate questo errore, ok? Prima ci sono tutte le altre cose e poi dopo, alla fine, anche la parte estetica, il colore, la bellezza, eccetera eccetera. C'è, ma non dovete sceglierlo per quello. Siamo arrivati alla fine. Vi avevo promesso che vi avrei dato 2 raccomandazioni e ve le do. La prima di queste 2 raccomandazioni è: non comprate cavalli da salvare, a meno che non mettiate in conto di poter tornare a casa con un cavallo che non monterete mai. Perché io non sono contro chi compra cavalli da salvare, assolutamente, anzi, ce ne fosse, è veramente una cosa da apprezzare, ok? E io l'apprezzo veramente tanto. Ci sono persone sensibili che dicono: prima di farla andare al macello compro questo cavallo. Sì, va bene, però dovete essere consapevoli che se voi prendete un cavallo che è in una situazione particolare per cui ci possono essere probabilità che venga mandato al macello, comunque venga svenduto e chissà dove va a finire, è possibile che ciò accada perché magari c'ha dei problemi quel cavallo lì, ok? Che possono essere problemi fisici o mentali. Se è così, io devo mettere in conto che magari quando lo porterò via dopo averlo salvato, può darsi anche che non potrò mai montarci o non potrò mai riuscire a farci quello che io desideravo quando la prima volta che mi è venuto in mente di comprare un cavallo. Questo perché? Perché è così, ragazzi, cioè l'esperienza è l'esperienza. Cioè, se voi parlate con professionisti che hanno avuto un po' d'anni di esperienza alle spalle, tutti vi diranno la stessa medesima cosa, che quando un cavallo viene scartato per tanti motivi, non solamente perché, che ne so, parlando di puro sangue non fai tempi, o parlando di salta ostacoli non salta, senza considerare che spesso questi cavalli, quando vengono scartati, ma prima di essere scartati hanno provato a fargliene di tutte, e quindi spesso vengono scartati ma sono anche traumatizzati. E voi magari prendete un cavallo che ha magari dei problemi fisici e magari anche dei problemi mentali perché è stato traumatizzato. Voi ve lo portate a casa, lo nutrite, lo sistemate un po' alla meno peggio, ma quando voi arrivate a montarci sopra, quello e non lo sa che siete voi, e quindi vi farà ripagare a voi tutte le angherie, tutte le ingiustizie, tutti gli stress che ha subito in precedenza. Il suo approccio con l'essere umano non sarà dei migliori, oltre poi al fatto che ci potrebbero essere anche dei problemi fisici, e quei problemi fisici magari non vi permettono di poterci fare delle passeggiate, ovviamente neanche di più, ok? Quindi figuriamoci, se non fare passeggiate, figuriamoci se sarà possibile portarlo in gara. Quindi dovete sempre metterlo in conto. Salvo un cavallo, bene, io lo devo salvare perché mi piace salvare il cavallo, ma non devo pensare al resto. Il resto è tutto, come diciamo noi in Toscana, è tutto grasso per cola. Cioè, se c'è qualche cosa che potrò farci con quel cavallo, è tutto riguadagnato, ma non devo prenderlo come riferimento, ok? Questo è importantissimo. Questa è la prima delle 2 raccomandazioni che vi voglio fare. La seconda raccomandazione è veramente vi supplico, fategli fare sempre una visita dal veterinario quando comprate un cavallo. È pieno di proprietari che hanno comprato i cavalli senza fargli fare nessuna visita e poi si sono ritrovati con un cavallo che ha dei grossissimi problemi nascosti e che non appartengono al gruppo dei vizi redibitori. Il gruppo dei vizi redibitori, per chi non lo sapesse, sono dei difetti, chiamiamoli così, del cavallo, che sono tali per cui la legge
consente al proprietario di riportare indietro il cavallo e pretendere i soldi indietro, ok? Ma ci sono una miriade di problemi che non appartengono al gruppo dei vizi dei debitori, che alla fine fanno sì che tu ti debba tenere il cavallo anche se non è montabile, anche se non è fruibile nella maniera che noi ci eravamo immaginati. Uno per dirla a tutti, il classico problema dei chip, no? Non so se avete presente, i chip sono dei piccoli pezzettini di cartilagine che se vanno in giro e si infilano in alcuni punti, tipo per esempio le articolazioni, impediscono al cavallo di muoversi bene e fanno anche molto dolore. A volte sono operabili, a volte secondo dove sono non sono operabili, però da una radiografia vengono fuori, ad esempio, nel 90% dei casi. Poi ci sono anche casi in cui non vengono fuori. Oppure anche tante altre problematiche, no? C'è un problema magari di un tendine che a prima vista sembra tutto a posto, però poi da un'ecografia si vede che c'è un'aderenza con la guaina, e quindi quello può creare tutta una serie di problemi quando il cavallo viene messo sotto sforzo. Per cui magari se lo prendo, ci faccio una giratina di un'ora, non succede nulla, se lo monto mezz'ora in campo non succede nulla, ma magari ci vado a fare un trekking di 2 giorni, oppure lo voglio allenare per portarlo a fare delle gare importanti, per cui ho bisogno anche giustamente di prepararlo fisicamente. E cosa succede? Succede che mi rendo conto che non lo posso fare, semplicemente perché non è in grado di sopportare uno sforzo del genere. Quindi questo è un po' quello che vi volevo dire. La visita è veramente importante. Chiamate un veterinario, il vostro veterinario, non fate fare, come a volte mi è capitato di vedere, delle visite fatte da veterinari che erano del proprietario del cavallo, cioè del commerciante per esempio, o dell'allevamento, o del professionista addestratore da cui siamo andati a vedere il cavallo da comprare. Non dovete fare quell'errore lì. Nella stragrande maggioranza i veterinari sono professionisti seri, per cui chiaramente non andrei a dire una cosa per un'altra, però quando ci sono di mezzo soldi sapete che le persone possono anche a volte cambiare un po' l'opinione, e quando dovrebbero dire no secco magari dicano un sì a bassa voce, ma dicano comunque un sì. Di conseguenza è sempre bene farsi seguire dal nostro veterinario, o comunque da un veterinario di fiducia, o un veterinario incaricato da noi che è estraneo alle altre persone che sono in gioco nell'equazione compro-vendo, in modo da poter essere un pochino più tranquilli che la valutazione che fa il nostro veterinario sia veramente una valutazione oggettiva. E con questo ho finito. Ho parlato come al solito un mucchio, spero di avervi dato un pochino di informazioni e soprattutto di avervi fatto chiarire un po' le idee per cercare di andare a comprare il cavallo tenendo presente tutta una serie di parametri e non solo quello emotivo, mi piace questo, lo compro e lo porto a casa. Come sempre, se volete rimanere aggiornati su quello che io racconto sul mio canale, sulle lezioni che faccio, su quello che trasmetto all'interno di questo canale YouTube, ma molte di queste cose le troverete poi anche come solo audio su altri canali, tipo per esempio Spreaker, iTunes, Spotify, eccetera eccetera. Se vi piace un po' questi argomenti qua, iscrivetevi al mio canale, mettete un like e condividetelo con i vostri amici, e fatemi sapere nei commenti le vostre esperienze, cioè cos'è che vi è successo a voi quando avete comprato il vostro primo cavallo, oppure se voi utilizzate dei parametri diversi per selezionare il cavallo. Io sono il primo che dico sempre a tutti, sono il primo a dover imparare, e quindi sono aperto anche ai vostri consigli. Grazie dell'attenzione, alla prossima settimana.